benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi recensiamo un disco che sa evocare belle atmosfere tra funeral, death, doom e orchestrazioni, ma non va molto oltre. Desolato quanto la copertina, peraltro bellissima, suggerisce. È una descrizione abbastanza accurata per Deathshot Revival dei Mental Torment. Nati nel 2009 a Kiev, negli anni successivi non sono stati troppo prolifici, complici problemi e anche un periodo di scioglimento. Quello di cui parliamo oggi è appena il loro terzo full length, uscito lo scorso 28 ottobre, si pone a cavallo tra classico e modernità. Il suono al suo interno, da un lato, è ispirato ai grandi del death doom metal anni 90, soprattutto Catatonia e My Dying Bride, oltre che dal funeral, e in parte minore dal gothic di quei tempi. Questo suono è però aggiornato a oggi. La ricercatezza delle melodie è sottolineata da una forte componente sinfonica, non ricchissima, ma integrata bene nell'impianto musicale di Deathshot Revival. Allo stesso modo, il lato death dei Mental Torment è rinforzato con sonorità moderne, mentre quello doom possiede venature post-rock e post-metal. Tutti influssi che contribuiscono alle atmosfere, come già detto, desolate, decadenti, oscure, pur nell'essere variegate. A volte sono fredde e aggressive, altrove riescono a risultare intimiste, riflessive. In generale, si tratta del punto di forza assoluto degli ucraini. Quello del gruppo è uno stile che, pur non originale, riesce a ritagliarsi una sua discreta personalità. Purtroppo non si può dire lo stesso della musica in sé. Anche dopo decine di ascolti è difficile penetrare un disco pieno di buoni spunti, ma che manca quasi di quelli che possono rimanere in mente. In fondo, i Mental Torment non ne hanno neppure troppo bisogno. Per sensazione, i 48 minuti di Deathshot Revival riescono ad avvolgere in maniera ottima. Ma ogni tanto si sente la mancanza di quei 2 o 3 episodi che sappiano rimanerti dentro. Colpa anche di una certa ridondanza dei contenuti che alla lunga diminuisce l'impatto possibile della musica e anche un filo di mancanza di direzione. A tratti il gruppo sembra indeciso se darsi più al funeral o pestare competenza. Sono difetti che contribuiscono a non valorizzare le buone idee comunque disseminate lungo la scaletta. Per esempio, Ini ha rallentamenti funeral convincenti, toni truci ammirevoli e bei riff di chitarra, molto penetranti, che però fanno il paio con orchestrazioni altrettanto d'impatto. Si può citare anche Kamin, 10 minuti in cui i Mental Torment mostrano tutto quello che sanno fare, dal doom più calmo e sinfonico all'aggressività death, il tutto impostato a dovere. Non che il resto sia da buttare, chiaro, il livello rimane come minimo buono anche per le altre canzoni, ma nessuno impressiona troppo. E una volta finito il disco, ciò che ti rimane dentro è un po' di atmosfera e nulla più. Certo, in un mondo come il metal odierno in cui la banalità regna, anche solo questo non è da te. Analizzando con attenzione, Deathshot Revival si rivela un disco di buona caratura, in cui i Mental Torment hanno messo cuore, dedizione e anche talento. Tuttavia siamo lontani dal capolavoro, o almeno dai livelli ottimi che sembrerebbero alla portata degli ucraini. Parliamo di un lavoro ottimo da ascoltare di notte o in un giorno di pioggia, ma come sottofondo, senza troppa attenzione. Forse era proprio quello lo scopo degli ucraini, chissà. In ogni caso ti consigliamo il frutto delle loro fatiche se sei un intenditore del death doom metal, ma con l'avvertenza di non aspettarti qualcosa di epocale. Voto di Heavy Metal Heaven 75 su 100. Anche per oggi è tutto. Se hai apprezzato la recensione metti pure like, condividila e commenta. Puoi anche iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo coi video che pubblichiamo ogni settimana. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!